Ben ritrovati amici di Radio Rossonera il 26 novembre del 2025, buon mercoledì mattina qui dalla radio. Saluto come sempre Enrico Boiani. Enrico, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, ma come diciamo sempre, Ciao. soprattutto ai nostri ascoltatori più affezionati, che sono quelli che mettono like, quindi che cliccano il pollicione in su, che sono iscritti o che si iscriveranno, chi è abbonato, chi rinnova gli abbonamenti, chi commenta, anche semplicemente con un saluto qua sotto. Quindi ragazzi, grazie veramente, ma veramente di cuore. Allora, oggi come avete visto dalla copertina facciamo un passo indietro, parliamo del derby, parleremo del Bordeaux di DAZN, di tutto quello che è successo in campo che magari non si è visto dalle immagini di domenica sera, del retroscena, dietro le quinte, insomma di quello che è successo soprattutto tra il Bordeaux campo in questo caso e quello che invece poi è successo in campo, soprattutto per qualche situazione un po' spinosa. Non parleremo di McMahon per la 40ª volta, semplicemente perché quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, andare dietro a smentire cose che non stanno né in cielo né in terra non mi sembra neanche giusto. Ormai sapete qual è, tra virgolette, la nostra versione dei fatti, è inutile che siamo qui a smentire una volta l'Inter, una volta la Juve, una volta il Milan che ci riprova, una volta che sale l'offerta, scende l'offerta. Non c'è niente di tutto questo, purtroppo, e quindi parliamo di tutt'altro. Insomma, se l'avete visto, fa ancora un po' più piacere aver vinto il derby, Henry. Sì, sì, fa decisamente pinon piacere aver vinto il derby perché, tra virgolette, loro sono sempre loro, nel senso che non abbiamo visto niente di nuovo da parte dell'Inter, cioè anche in altri derby, anche in altre partite, la situazione era piuttosto simile a quella che abbiamo visto nell'ultimo Bordeaux Cam, l'atteggiamento di Acerbi, l'atteggiamento di Thuram, l'atteggiamento di Chivu con Rabiot, adesso magari ne parliamo, insomma i comportamenti, l'atteggiamento di Barella, sottolineato anche da Allegri, ho visto che quella clip è già diventata virale in tutti i social per quanto riguarda Max, insomma l'Inter è sempre l'Inter, ha atteggiamento, ha comportamento, siamo noi che per un po' di tempo forse non siamo stati troppo al Milan e forse qualcosina pian piano in qualche diciamo figura stiamo tornando leggermente e sottolineo leggermente ad esserlo, ecco. Però ecco, ha dato gusto ancora di più, come hai detto giustamente tu, aver vinto questo derby dopo aver visto il Bordeaux Camp. Guarda, vado in ordine più o meno cronologico all'incirca. Ehm, Prima di tutto dobbiamo parlare di un tentativo, insomma, di alto livello, tra l'altro visto per il tempismo di fare muro, quindi insomma noi da nazione campione d'Europa e campione del mondo insomma, sappiamo bene come si fa muro a pallavolo e insomma, mi riferisco al buon Chivu che ha tentato di stoppare, ci è riuscito, la rimessa laterale di Rabiot. Non è tra l'altro la prima volta, non so se ti ricordi, il derby di un anno fa, Teo aveva dovuto circumnavigare Simone Inzaghi, sempre lì tra l'altro, sempre in quella posizione di campo, e si vede che, boh, non lo so. Si vede che qualcuno lo può fare, a parte questo, Simo. Cioè, l'anno scorso Teo che ha dovuto correre dietro Simone Inzaghi, quest'anno Rabiot che è stato murato letteralmente da Chivu in una rimessa laterale, poi Chivu se l'è cavata un po' furbescamente con un Perché ha abbraccio trovato Rabiot. perché ha trovato Rabiot esattamente, non altri, Mm. tipo già con Teo per me finiva diversamente, però sì, primo tentativo, questa sorta di muro pallavolistico sulla rimessa di Rabiot, va bene, c'è chi può, chi non può. Giallo? No. Richiamo? No. Sì. Volemos bene? Sì. Tanto, tanto abbiamo capito che si può addirittura ostruire una rimessa in gioco nel caso, cioè alzando le mani. Vabbè, ma andiamo avanti. A proposito di questioni che mancano, insomma, la questione su Acerbi Leao non è poi passata come una roba quasi tra virgolette, di folklore, ah, mi ha tirato i capelli, una roba un po' strana anche nel mondo del calcio, insomma, difficile da vedere. Tra l'altro, se non sbaglio, apro e chiudo parentesi, invece nel calcio femminile la tirata per i capelli è considerata fallo e se la fai in area di rigore è rigore. Tanto per dirti
quanto viene ritenuta grave. Ma al di là di questo, la questione sembrava essere un po' finita, del tipo Acerbi ha detto non l'ho fatto apposta, Rafa non gli ha creduto troppo, sono venuti un po' a battibecco, è arrivato l'arbitro, è arrivato qualcun altro, li hanno divisi, sembrava un po' finita lì. Poi dal boardroom di DAZN la frase di Acerbi, che insomma non è bellissima, del tipo non mi puntare il dito che te lo spezzo. Ma la domanda che ti faccio è, siccome tra di loro due c'era un signore vestito di giallo, ma quella non l'ha sentita, non si può dire a un altro non mi puntare il dito che te lo spezzo, cioè. Bello perché ci sono gli audio ambientali anche, non lo so, di quelli che sistemano le zolle dello stadio, di cosa si raccontano prima della partita, ma questi audio qua spariscono, o meglio, addirittura siamo arrivati al punto in cui questi audio ci sono, ma non accade nulla, non succede niente, finisce lì, cioè questa cosa è molto singolare. Ecco, a parte che dal video, Simo, si vede benissimo che Acerbi tira i capelli a Leao, punto. Non lo fa apposta, non li cercava, non era intenzionale, perché abbiamo sentito anche questa. No, cioè riguardatevi il video, Acerbi dietro Leao e gli prende la ciocca, fine. Cioè non è che c'è interpretazione, volontarietà e niente, no, è così, punto. Poi quello che dice dopo sparisce, vabbè, passa in sordina, anzi è sembrato quasi Leao che era troppo nervoso, che era troppo preso male, eccetera, no? Perché abbiamo letto anche queste e visto anche queste. Vabbè, ma con Acerbi, Simo, si sa, immagini, parole, frasi spariscono, anche ben più gravi di una tirata di capelli o di quello che ha detto Leao, no? Quindi è successo in passato e continua a succedere probabilmente. Beh, diciamo che ipotizziamo che a Leao siano cresciuti i capelli in una notte, che non li abbia così da anni ormai, e che quindi nessun altro difensore della Serie A marcandolo era incaduto in questo purtroppo grave incidente o piccolo incidente, decidete voi. Insomma, nessuno era riuscito a prendere i capelli. Bravo a Cerbi che come alle giostre avrà vinto un giro quando prendi il codino del coniglio. Va bene. Vado avanti perché poi nel primo tempo c'è poco, se non una questione tattica di cui avevamo già parlato con il mister Emanuele Bottoni. Se volete recuperarla, in realtà l'avevamo già in pratica spoilerata con il mister lunedì sera nella stanza. C'è questo Fofana molto alto che doveva andare a prendere bastoni, cosa che però non ha funzionato tanto, tant'è che Max gliel'avrà detto 7-8 volte e comunque non ha funzionato. Questo per dire che su Yusuf bisogna fare un po' di ragionamenti che non sono solo e soltanto perché sta diventando di moda una frase che in teoria di moda non doveva essere, del tipo ah ma fa grande lavoro oscuro, non si vede le cose che fa. No, purtroppo non si vede le cose che dovrebbe fare, tipo questa ad esempio, che ad esempio Bordocam ha ancora una volta svelato, ma in realtà insomma, basta guardare un attimino la partita con un po' più di calma e si vede. Mi Sì, nel primo dispiace. tempo Simo c'è giusto Max che impazzisce e rimugina su Pulisic che non allarga per Leao, per Salmacher, pardon. Cioè rimugina un po' su quell'occasione lì, che tra l'altro era una delle più nitide, no? Del primo tempo del Milan, però a parte quello c'è poco nel primo tempo, diciamo. Ah, no. No, no, no. C'è una questione proprio alla fine del primo tempo, dopo un mancato giallo di qui e un mancato giallo di là, che ci stavano entrambi, molto più gialli, arriva il giallo a Raffaele Leao, sotto gli occhi di Allegri proprio. E Allegri non l'ha presa benissimo il giallo, tant'è che a un certo punto va dal quarto uomo e diciamo, diciamo solo la frase, non la commentiamo, se no poi passiamo per quelle di parte. No? Insomma, i colori dietro sono quelli. Dà a Barella dell'attore. Sì, cioè, sì, allora, io so che tanti di voi, ditecelo nei commenti se è stato così, si sono esaltati a quella frase, anche a come la dice, proprio in maniera proprio iperplateale, come a dire, caspita, però Peraltro cioè, è sempre così, cioè, è era l'unica sempre volta forse così. dove non l'ha fatto, però, cioè il fallo c'era però. Sì, sì, no, il fallo c'era, però diciamo che Barella, cioè non è che ha subito il colpo, è rimasto lì e si è rialzato Sì, sì. dopo 8 secondi, cioè ha subito il colpo, si è girato e rigirato 2 o 3 volte
come se l'avessero abbattuto e accoppato da dietro, cioè non è andata proprio così. Però credo che sia proprio il modo in cui Allegri ha detto questa frase, più che la frase in sé, cioè il modo in cui l'ha detto è proprio quasi esausto di questa situazione in cui i giocatori dell'Inter esagerano quando subiscono un colpo, no? E quindi ci sta che abbia esaltato e gasato molti tifosi. Io devo essere molto onesto, Mm. cioè, meno male, tra virgolette, che aveva un allenatore anche un po' così, anche Lo sveglio. un po' sveglio, un po' caldo, ecco, perché sennò finisce come l'anno scorso, ecco. E poi ha detto anche: sono bello calmo, non fatevi agitare, no? Dopo che alle erano stati tirati i capelli e poi è stato ammonito. Vabbè, Max ha messo un po' tutto il campionario, ha calciato la palla, è entrato tanto così da togliersi giacca e tutto quanto. Il solito campionario che ormai purtroppo quest'anno comprende anche l'impazzimento finale di 10 minuti in cui gioca su Loftus-Cheek, che come al solito quando entra lo fa ammattire. Vado a vedere cosa mi sono segnato prima dell'episodio del rigore, ovviamente. Vabbè, l'episodio finale sul perché l'arbitro non fischiava lo lasciamo un po' da parte, ma soprattutto poi la parte centrale riguarda il rigore di Mike Maignan. L'episodio del VAR, devo dire, e ci avevo pensato anche in tempo reale, che Thuram era stato, tra virgolette, passatemi il termine, giustamente furbo a sottolineare l'intervento che aveva ricevuto, perché se al pestone poi si tira in piedi, zoppica un po' e si rimette in moto perché l'Inter ha la palla nei piedi e continua a giocare, sì, forse il VAR lo va a rivedere, ma boh, lui è stato, cioè si è portato a casa il rigore da un certo punto di vista, Sì, sottolineando. detto questo, è molto triste che tu per avere un rigore o provare ad avere un rigore devi stare per terra come se ti avessero sniperato dal terzo anello, che tra l'altro Thuram, cioè, va giù, poi accenna una piccola rialzata, vede che la palla va fuori e ritorna giù. Mike lo aiuta a rialzarsi, fa 3 passi, ritorna giù. Cioè, posso dire che è molto triste e italiano questa Lo situazione? so. Però su questo ti devo dire, bisogna anche, come abbiamo spesso detto quando insomma, ci lamentiamo delle questioni arbitrali, cioè, siamo in Italia e bisogna, tra virgolette, adattarsi. C'è poco da fare. Brutto da dire, ma insomma, se non cambia il copione, ti devi un po' adattare al copione stesso. Poi Maignan fa quello che in realtà poi gli abbiamo visto fare, cioè il passetto a sinistra inizialmente per mettersi un po' sbilanciato rispetto al centro della porta e poi quei 2 passettini prima che Cialanoglu tiri per poi buttarsi sulla sua destra, cosa che poi viene risottolineata sia da preparatore che da Pittarella stesso, terzo portiere del Milan alla fine della partita, quindi ci fa capire che è stato tutto realmente studiato, sia lo spostamento che i passettini. Insomma, a proposito di passettini, ho avuto modo di rivedere la parata su Thuram, la prima, quella al quarto minuto, ed è bravissimo perché se l'è andata a rivedere con calma, lui non si butta, perché se si butta subito non ci arriverà mai. Invece ha la bravura, o l'istinto forse in quel caso, di fare 2 passi, avvicinarsi al palo e poi buttarsi. E quindi a quel punto sì, ci arriva e ha anche la forza per spingerla via. Quindi, insomma, vabbè, questo è un discorso un pochino più tecnico. Sul rigore, che dire, Henry? Insomma, mi ha fatto ridere Matteo Gabbia, che è andato Sì, anche a me, all'arbitro. anche a me, anche a me, quando ha commentato l'esecuzione del cross di Thuram, mi ha fatto ridere, sì, 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 però posso Se dire, non l'avete visto, ha detto all'arbitro: guarda, ha crossato male, non proprio con la M di no, non ha male, con la detto M. male, ha detto ha crossato di M, che è diverso. Se non l'avete visto, Sì, comunque l'ho recuperatevelo. semplificato. E sì, ha fatto ridere anche a me, mi ha fatto ridere l'espressione proprio facciale di Tomori quando l'arbitro ha comunicato del rigore, proprio incredulo. Però ripeto, bello così, sì, cioè nel senso ancora più bello vedere queste immagini dopo aver vinto, perché poi ti fanno capire che dietro c'è stata una roba, cioè è stato un bel derby da quel punto di vista lì, cioè
della tensione, no? E anche di tutto l'extra partita. Ecco, mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto Mike all'inizio, bello dritto, bello diretto, vinciamo la partita, lottiamo su tutte le seconde palle, eccetera, eccetera. Bello, davvero bello. Abbiamo rinotato per l'ennesima volta che se non parla Mike da capitano ci arriva Gabbia, sia nel tunnel che in campo, insomma è quello che alla fine fa un po' le veci del capitano, visto che il capitano fa il portiere e non è proprio vicinissimo, tant'è che ad esempio sulla questione della gomitata di Lautaro a Gabbia stesso, prima lui dice dia all'arbitro che ha fatto così, perché evidentemente un po' il deficit di essere il portiere ce l'hai, sei a 40 metri a volte, se capita dall'altra parte del campo sei a 80 metri, non è che puoi abbandonare la porta e andare dritto dall'arbitro. Chiudiamo a proposito di Maignan con le parole di Landucci, che se lo abbraccia e gli dice sei il più forte del mondo. Molto bello quell'abbraccio, molto, molto Da bello, portiere, davvero. peraltro, da portiere a portiere. Sì, da portiere a portiere, ma davvero bell'abbraccio di Landucci. Cioè, per me in queste cose capiamo perché poi nel corso degli anni si è detto più volte Allegri è maestro a creare il gruppo nello spogliatoio, a gestire i giocatori, a creare un bel clima. Cioè, è stato proprio un abbraccio quasi da papà, quello di Landucci. Anche qui, anche il modo in cui gli ha detto sei il più forte del mondo, proprio bello, cioè con calore, con gioia, cioè proprio bello, molto molto bello quell'abbraccio lì. Pazienza, perderemo quello che Landucci definisce il portiere più forte del mondo perché l'anno scorso nel caso ha fatto un paio di papere e ringraziamo chi ha deciso questo e ancora oggi ce lo ricorda peraltro. Henry, grazie, Ciao, ciao, a più tardi. a dopo.